Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 35. Sanem ha sorpreso Can raggiungendolo al capanno e gli è corso incontro e lo ha baciato. Can è felice e le dice che da quel momento non parleranno più di partire perché il loro posto è lì insieme. Decidono quindi di trascorrere la notte insieme al capanno, anche perché la madre di Sanem crede che lei sia ad Izmir con Igit. Intanto Pollin si lamenta con Yuma perché Can non è voluto partire e lei risponde che conta sul progetto di Igit per tenere Sanem impegnata per 3 giorni. Ma proprio in quel momento arriva una telefonata di Igit che informa le due donne che Sanem si è rifiutata di partire con lui per Izmir senza dare spiegazioni. Allora Pollin, irritatissima, afferma di essere sicura che Sanem è andata da Can e che hanno fatto pace. Yuma, anche lei contrariata, le risponde che non permetterà mai ad una ragazza di periferia di sposare suo figlio e che devono fare di tutto affinché rimanga a lavorare alla casa editrice, in modo da far infuriare Can. Can e Sanem sono finalmente felici e trascorrono piacevolmente il tempo insieme, dichiarando il loro amore e rassicurandosi che non si lasceranno mai. Il mattino seguente Can procura una colazione calda per Sanem ed entrambi sono felici e scherzosi. Intanto Pollin, molto arrabbiata, va da Igit e i due fratelli si rinfacciano a vicenda il fallimento dei loro piani. Poi Pollin esorta Igit a fare di tutto per trattenere Sanem alla casa editrice, perché Can non ne sarà affatto contento e sicuramente questo li farà litigare. Infatti, quando Can e Sanem si trovano in macchina per tornare in città, lui dà per scontato che lei torni subito a lavorare in agenzia, ma Sanem gli dice che vuole restare alla casa editrice per poter scrivere il suo libro. Can si irrita, ma Sanem riesce a calmarlo e ad evitare una lite dicendogli che ci penserà. Quando Sanem arriva alla casa editrice, trova Igit pieno di entusiasmo, che le annuncia che ha convinto un famoso artista a disegnare la copertina del suo libro. Sanem risponde che è felice ma sorpresa dalla velocità della cosa, dato che il suo libro non è neanche pronto. Igit le risponde che ha grande fiducia nelle sue capacità e che sta preparando un contratto grazie al quale avrà una percentuale sulle vendite. Sanem quindi sale in agenzia, ma come vi mette piede viene intercettata da Yuma, che inizia a mettere in atto il suo piano per allontanarla da Can. Infatti le dice con tono di sfida che lei non crede che avrà successo nel nuovo lavoro perché non è capace di separare vita privata e vita lavorativa. Sanem, molto contrariata, va da Can, che sta lavorando con Pollin al libro di cucina, e subito lo bacia davanti alla ragazza che si congratula per la loro riappacificazione. Poi Pollin, con maliziosità, le dice che è sicura che ora tornerà in agenzia a lavorare, ma Sanem risponde che rimarrà alla casa editrice. Arriva anche Igit, che a sua volta ironizza sulla mancata partenza di Can e gli dice che sarebbe stata una follia lasciare sola Sanem. Prima che la situazione precipiti, arriva Deren, che annuncia che è pronta la campagna in favore degli animali abbandonati, al che subito sia Pollin che Igit si offrono di partecipare al progetto. Rimasti finalmente soli, Can contesta a Sanem di aver deciso velocemente di rimanere alla casa editrice, ma quando Sanem risponde che non può pianificare la sua carriera in base alla loro relazione, iniziano a discutere, fino a quando Sanem gli dice che lei scriverà il suo libro e lui la sosterrà. Intanto Leila continua a mostrarsi titubante di fronte all'idea del matrimonio, tanto che Osman comincia a pensare di essere stato troppo frettoloso nella sua proposta. Contemporaneamente Leila diventa gelosa della nuova segretaria di Emre, che è una bella ragazza, e quando lui le chiede di insegnarle il programma di bilancio che lei era solita usare, Leila si rifiuta, adducendo la scusa di dover andare a trovare il fidanzato sul set dove sta recitando. Sanem riferisce a Leila di aver accettato la proposta di Igit anche perché si è sentita sfidata da Yuma e Pollin, che hanno ironizzato sulle sue capacità. Sanem poi porta della pizza a Can per pranzare insieme
e vi trova l'onnipresente Pollin, che a sua volta aveva portato invece un pranzo dietetico a Gian. Arriva a questo punto anche Igit che, affamato, si mette subito a mangiare la pizza che aveva portato Sanem. Questo lascia sia Gian che Sanem piuttosto sconcertati. In quel momento arriva anche Mekbe, che avendo saputo che Sanem è tornata da Izmir ma non l'aveva avvisata, ha deciso di andare a controllare. Dopo averla rassicurata che è tutto regolare, Gian le dice di aver fatto pace con Sanem e la ringrazia per i consigli che gli aveva dato. Mekbe se ne va contenta della notizia, dopo aver detto loro che Igit non le piace. A casa di Vit, Yuma dice falsamente a Gian di essere felice che abbia fatto pace con Sanem e gli propone di festeggiare andando a cena con Sanem e la sua famiglia. Gian, contento per la proposta, concorda con Sanem una cena per la sera successiva. La mattina seguente, Gian e Sanem, con l'aiuto di Pollin e Igit, devono portare cibo e coperte al rifugio per animali, mentre Deren e gli altri si recheranno alla casa di riposo per anziani. Quando i due fratelli non arrivano puntuali all'appuntamento, Gian e Sanem vanno avanti e Gian manda l'indirizzo sbagliato del rifugio per depistarli. Per cui, mentre lui e Sanem passano una bella giornata insieme al rifugio per animali, Pollin e Igit vanno nel posto sbagliato e capiscono lo scherzo che gli ha fatto Gian. Giunta poi la sera, Sanem e la sua famiglia arrivano al ristorante dove sono stati invitati da Yuma e subito rimangono impressionati e perplessi per l'eleganza e il lusso del luogo, a cui non sono assolutamente abituati. Yuma inizia subito a metterli in imbarazzo e poi ordina per tutti delle pietanze molto sofisticate realizzate da un famoso chef. Gian e Sanem cercano di stemperare la tensione, ma Mekbe, che ha capito il gioco di Yuma per umiliarli, inizia a discuterci. Durante la cena, vedendo l'imbarazzo di Nihat e Mekbe nel mangiare piatti sofisticati, Yuma li insulta, sottolineando il loro basso livello culturale, al che Mekbe reagisce all'umiliazione e inizia a litigare con Yuma, nonostante Gian cerchi di mettere pace. Interviene Nihat che con grande dignità rimprovera entrambe per il loro comportamento davanti ai figli e poi, rivolgendosi a Yuma, gli dice che nonostante lei abbia voluto umiliarli, loro sono persone felici con la loro semplicità e dopo aver tirato fuori i soldi se ne va con tutta la famiglia. Nel frattempo Leila e Osman si confrontano sulla loro relazione e capiscono di aver sbagliato entrambi. Osman ha sbagliato per aver affrettato i tempi per paura di perdere Leila, mentre Leila perché pensava di poter aprire con lui una nuova pagina della sua vita. A questo punto, con grande dolore, decidono di lasciarsi perché è meglio non ferirsi ulteriormente. Arrivati a casa, Mekbe continua ad inveire contro Yuma e nessuno riesce a calmarla. Poi afferma che non permetterà il matrimonio tra Sanem e Gian. A casa di Vit, Yuma si lamenta del comportamento di Mekbe, ma Gian le dice chiaramente che è colpa sua, che ha organizzato la cena solo per poterli umiliare e che ha usato sia lui che Sanem per i propri scopi. Poi le ribadisce che per lui Sanem e la sua famiglia sono molto importanti. Sanem di nascosto chiama Gian per incontrarsi sulla scogliera. I due ragazzi sono molto addolorati e si abbracciano a lungo. Gian le chiede scusa per il comportamento di sua madre e allora, dopo aver parlato e non sapendo come uscire da questa situazione, Sanem propone a Gian di sposarsi al più presto. Con questa promessa di matrimonio amore si chiude la puntata numero 35 di Daydreamer, Le ali del sogno.